Smetti di mentire a te stesso. Non sei un imprenditore. Se la tua azienda si ferma quando non ci sei, se devi fare l'ultima chiamata al cliente, se ci sono dei processi o delle attività che sai fare solo tu, significa che non sei un imprenditore. Sei solo un dipendente della tua azienda intrappolato in una gabbia d'oro. Ma l'imprenditore non è colui che manualmente e operativamente fa il lavoro, bensì è colui che crea un sistema che lavora. Se ci sono delle attività che sai fare solo tu e che dipendono direttamente e costantemente da te, non hai creato un'attività che crea profitto, ma una gabbia d'oro dove ti sei intrappolato come dipendente. So esattamente come ti senti. Ti senti stanco? Ti senti con un peso sulle spalle troppo grande perché non riesci a delegare. Hai paura di delegare, non riesci a delegare perché pensi che lo sai fare meglio degli altri, dei tuoi dipendenti, e che ci stai più tempo e impieghi più tempo a spiegarglielo anziché a farlo tu. Certo, penserai, non sarà fatto mai come lo faccio io conosco il modo di farlo in maniera migliore, conosco il modo per soddisfare il cliente, ma queste sono scuse che ti crei per non risolvere il vero problema. Il problema dell'attività non è l'attività in se stessa, sei tu e di come la gestisci. Giustificare la propria incapacità di delega non ti permette di crescere e di svolgere la funzione guida della tua azienda. Se questo ti può consolare, questa non è una situazione in cui ti trovi solo tu, ma la maggior parte degli imprenditori, soprattutto delle piccole e medie imprese in Italia. Oggi ti mostro la via d'uscita in 3 passaggi operativi per passare dall'essere dipendente della tua azienda ad essere imprenditore, la guida, e affinché la tua azienda non dipenda più da te e dal tuo lavoro e dalle ore di lavoro tue personali all'interno dell'azienda, ma da un sistema. Crea un sistema. Se sei pronta a fare questo, mettiti comodo e cominciamo subito. Lo so, l'imprenditoria in Italia ci spinge ad essere il più che mai produttivi all'interno dell'azienda, ma l'imprenditore non è colui che fa il lavoro, bensì colui che lo coordina, che crea un sistema e lo porta a profitto. Sì, lo so, troverai la scusa che sei il miglior dipendente, il miglior operativo, il miglior artigiano, colui che conosce meglio i processi dell'azienda, colui che conosce e risolve in maniera più sovente ed efficace le problematiche aziendali, ma non ti creare queste scuse affinché tu non possa delegare le tue attività all'interno dell'azienda. Questo ne vale della tua azienda, della tua libertà e del profitto. Il tuo obiettivo numero 1 in azienda deve essere quello di rendere il lavoro scalabile e moltiplicativo, duplicabile. Dobbiamo separare la tua esperienza, il tuo genio dai processi aziendali. Non può dipendere tutto dal tuo lavoro, dalla tua operatività, ma deve essere costruito un sistema che fa il lavoro all'interno dell'azienda. Non devi essere tu il dipendente della tua azienda, bensì il sistema e i processi che tu svilupperai e pianificherai all'interno dell'azienda faranno il lavoro per te. Dobbiamo, con questo video, rendere la tua azienda non dipendente da te. Perché? Perché se un processo dipende solo da te, non è replicabile 100 volte. Non puoi assumere 10 dipendenti che facciano il lavoro per te. Non puoi crescere e diventa solo un tappo che non ti permette di esprimere e scalare al massimo la tua attività. Cominciamo con le 3 azioni operative mirate affinché tu possa essere indipendente dall'azienda e l'azienda possa essere indipendente da te, che è la cosa più importante. Partiamo dal punto numero 1, l'estrazione del sapere. Sto parlando dei famosi processi produttivi standardizzati. Sto parlando delle famose procedure operative standard. Spieghiamole meglio, non è solo burocrazia come tu pensi, ma sono delle procedure, dei processi che ti liberano dall'essere schiavo della tua azienda. Vedili come una ricetta segreta per il tuo successo. Ecco la regola d'oro. Tutto ciò che fai 2 volte deve essere scritto una volta. Quindi se un tuo dipendente ti chiede per la 3ª volta come deve svolgere un compito,
Significa che non hai stabilito delle procedure standardizzate e chiare. Significa estrapolare il tuo sapere e scriverlo su carta e creare delle procedure che permettano ai tuoi dipendenti di capire in maniera chiara e inequivocabile il lavoro che devono svolgere all'interno dell'azienda. Devi scrivere un manuale passo dopo passo che sia chiaro e replicabile da qualsiasi persona, da qualsiasi dipendente, anche alle prime armi. Un esempio veloce: quando bisogna scrivere o rispondere a una mail, non puoi dare un comando al dipendente scrivi bene la mail, ma bisogna dare informazioni chiave, come per esempio scrivi nell'oggetto nome del cliente e richiesta. Nel corpo dell'oggetto scrivilo in maniera per esempio professionale e allega alcuni documenti in base alla richiesta, quindi l'allegato A, l'allegato B, l'allegato C. Quindi avere un format per cui il dipendente non si deve chiedere cosa significa scrivere bene una mail o replicare in maniera professionale una mail, ma ha già tutte le procedure scritte e un sistema e un modello da seguire, per cui verrà molto più facile sia al dipendente seguire le regole e rispondere in maniera corretta, sia al titolare di lavoro, ovvero l'imprenditore, che non deve controllare ogni giorno l'operato e le micro aree della propria azienda. Vedi la differenza tra il primo approccio e l'altro? Il secondo approccio è replicabile. Si può dare il processo o comunque la procedura standard a qualsiasi dipendente che entra anche il primo giorno in azienda. Fai questo per 5 processi chiave della tua azienda e hai standardizzato i processi più difficili o comunque quelli più critici all'interno dell'azienda e non dovrai più controllarli. Bene, adesso che abbiamo stabilito il primo punto, quello di stabilire queste procedure standard, adesso passiamo al secondo punto, quello del controllo. Il sistema di controllo base. Il passo numero 2 quindi è inserire il controllo, il sistema di controllo base delle procedure, quindi come viene sviluppato il lavoro all'interno delle procedure. Se non riesci a misurarlo, non riesci neanche a controllarlo e a capire se la procedura è efficace e in questo modo poi replicarla. C'è una frase di William Thomson, un ingegnere fisico britannico, meglio conosciuto come Lord Kelvin, che è perfettamente collegata all'argomento. Se non si può misurare qualcosa, non la puoi migliorare. Devi smettere quindi di misurare lo sforzo, quindi le ore lavorate o l'impegno dei dipendenti. Utilizza degli indicatori chiave per analizzare le procedure che vengono svolte all'interno dell'azienda. Parliamo dei KPI, quindi gli indicatori di performance. Te ne bastano 2 o 3 per capire se la procedura è ottimizzata e se la procedura è stata scritta correttamente e i dipendenti la stanno applicando in maniera efficace. Facciamo un esempio. Prendiamo le procedure sulla vendita. L'indicatore di performance non è solo quante vendite vengono effettuate in un determinato periodo di tempo, per esempio una settimana, bensì il tempo di chiusura media della vendita, che è qualcosa di diverso. E non serve un software super tecnologico per applicare questi sistemi di gestione, di controllo, ma anche un foglio su Google Sheet o piattaforme di condivisione o un Excel, un classico file in Excel in condivisione con la squadra di lavoro. La tua squadra dovrà inserire quei 2 o 3 numeri che tu darai, quindi quegli indicatori che tu vorrai controllare, in modo tale potrai controllare la loro efficacia, il loro lavoro e ottimizzare al limite le procedure standardizzate anche da lontano, senza dover essere presente giorno per giorno, ora per ora all'interno dell'organizzazione aziendale. Potrai gestire l'azienda da remoto o comunque potrai poter assentarti senza dover essere schiavo dell'azienda mattina e sera e fare l'ultima chiamata al fornitore o al cliente ogni giorno. Quindi zero microgestione, ma una gestione più coerente e più efficace, utilizzando minor tempo tuo e ottimizzando le risorse che hai all'interno dell'azienda per poterla scalare. Scalare cosa significa? Significa poter portare l'azienda da un punto A a un punto B
poterla migliorare e fare in modo che la tua azienda non dipenda direttamente dalle ore di lavoro tue personali all'interno dell'azienda, ma dipende dall'ottimizzazione del sistema e dei processi produttivi all'interno della tua azienda. Arriviamo alla terza fase, il blocco finale, che ti libera davvero dalla gestione ordinaria e operativa dell'azienda. La delega dei processi. L'errore che facciamo tutti è quello di delegare delle attività, per esempio chiama questo fornitore, chiama il cliente, chiama il tecnico per la manutenzione o sistema lo scaffale se è un'azienda di distribuzione. Quello invece che dobbiamo delegare, ovvero che l'imprenditore deve delegare, non è la singola attività, ma il processo. Un imprenditore deve delegare processi e risultati, non attività. Il dipendente non deve chiamare il signor Mario Rossi, che è il cliente dell'azienda, ma deve essere piuttosto il responsabile del processo di acquisizione dei clienti. Non ha solo un compito, una missione, quella del contatto di un singolo cliente, bensì del contatto e dell'acquisizione di un insieme di clienti. Ha delle procedure operative standardizzate che puoi monitorare con gli indicatori di performance. A quel punto, se qualcosa non funziona all'interno dell'azienda e gli indicatori ti indicano magari un'inefficienza o un sistema che può essere ottimizzato e migliorato perché non si arriva ai risultati voluti o desiderati, non dovrai analizzare e controllare ogni singola attività dei tuoi dipendenti, bensì le procedure. Quindi riguarda le procedure standardizzate all'interno dell'azienda, ricalcolale, quindi ridefiniscile e poi continua a misurare. È questo quello che fa l'imprenditore: controllare e gestire l'azienda in macro aree, non secondo le micro attività, le attività operative giornaliere, ma controllando il processo. Così finalmente riuscirai a uscire dall'operatività e riuscire a gestire finalmente l'azienda. In questo modo liberi delle risorse mentali preziose che ti servono per pensare alla strategia e a nuove opportunità. Quindi ricapitoliamo i 3 passi verso la tua libertà imprenditoriale. Il primo passo è quello di estrapolare il sapere e creare delle procedure standardizzate operative. Il secondo è quello di controllare i risultati, quindi con gli indicatori di performance, controllare i risultati delle procedure operative e nel caso in cui dovessero essere inefficaci, rimodularle. La terza è quella di delegare i processi, quindi non solo le microattività o la singola attività, ma l'intero processo. Dai la responsabilità ai tuoi dipendenti del risultato e non solo dell'attività. La chiave per smettere di essere il dipendente della tua azienda, quindi essere vincolato in una gabbia dorata che ti sei creato, e iniziare a fare l'imprenditore e rendere il tuo sapere scalabile. So cosa stai pensando in questo momento. Sì, Teresa, è facile parlarne, ma è più difficile applicarlo. Ma se tu riguardi di nuovo questo video, i 3 passaggi per applicarlo in maniera semplice comunque ci sono. Quindi prendi sul serio il tuo lavoro e comincia a formarti e a capire come puoi in effetti rendere un sistema che dipende direttamente da te, un sistema scalabile e non dipendente dalla tua persona all'interno dell'azienda. La risposta non è solo l'automazione, bensì avere una guida strategica e una community a supporto. Per questo ho creato la scuola per imprenditori, per tutti gli imprenditori di piccole e medie imprese che vogliono rinunciare finalmente ad essere dipendenti della propria azienda e riuscire ad essere la guida della stessa, per riuscire a diventare un imprenditore di successo. Di cosa si tratta? È una scuola, una community, accessibile tramite un abbonamento mensile e che puoi disdire quando vuoi. 0 vincoli e massima libertà. Avrai accesso a una community di imprenditori di piccole e medie imprese in Italia e avrai l'accesso anche a una live settimanale
in cui si parlerà di strategia e di sistemi di controllo. Spesso i corsi offrono solo una parte del sapere o comunque non danno la possibilità di essere seguiti ogni mese. Qui avrai la libertà di disdire l'abbonamento quando vorrai, ma avrai anche la possibilità di essere affiancato mese per mese, quindi affrontando le difficoltà che a mano si presentano all'interno dell'azienda. L'automazione ti darà il controllo dell'azienda, ma la scuola per imprenditori ti darà la strategia, il supporto e la mentalità vincente. Vuoi scoprire tutti gli strumenti che ho preparato per te, compresa l'automazione? Allora questo è il momento di agire. L'accesso è limitato, ci sono pochi posti disponibili. Vuoi la tua strategia e il tuo posto nella community? Commenta questo video scrivendo scuola. Darò l'accesso ai primi 20 per l'iscrizione di questa settimana. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale per altri video che ti aiuteranno per diventare un imprenditore di successo. La trappola del fatturato. Fai grandi numeri, hai un fatturato che fa invidia, fai un sacco di lavoro e devi accettare qualsiasi commessa per non rinunciare a quella fetta di mercato. A fine mese, a fine trimestre, fatturato alto e cassa sempre vuota. Non riesci a pagare i debiti con serenità, sei ricco sulla carta, ma povero nella cassa. Il tuo problema non è quanto vendi, il tuo problema è come è strutturata la tua offerta. Oggi ti porto nel cuore della strategia di alto livello. Ti insegno a ridisegnare la tua attività in 3 centri di profitto, distinti e complementari, per generare flusso di cassa prevedibile e uscire per sempre dalla dipendenza del nuovo cliente. Preparati perché questa visione della tua attività ti cambierà completamente il modo di fare impresa e il modo in cui gestisci la tua azienda. La vecchia scuola ti dice: trova un prodotto e vendilo a tutti, a più persone possibili. Questa logica ovviamente è lineare secondo il mercato, ma ti espone un alto rischio. Se quel prodotto o quel mercato rallenta, rischi che la tua azienda muoia. La trappola del fatturato ti costringe sempre a cercare nuovi clienti, a cercare nuove idee per piazzare il tuo prodotto, perché ogni transazione è isolata. Quindi nuovo cliente, nuova transazione, nuovo prodotto, stop. Possiamo paragonare questo modo di fare al cacciatore. La caccia è estenuante e imprevedibile. Devi smettere di vedere la tua azienda monoprodotto, come un'attività che vende un singolo prodotto, e inizi a vederla come un ecosistema di valore. Questo ecosistema si può creare solo se creerai 3 centri di profitto come offerta ai tuoi clienti, per mantenerli, fidelizzarli e non dover stare sempre a caccia del nuovo cliente per espandere e per creare profitto all'interno dell'azienda. Parliamo dei centri di profitto. Il primo centro di profitto è l'offerta base, possiamo chiamarla anche front-end. L'offerta base non ti fa diventare ricco, ma è l'offerta che ti permette di acquisire il cliente. Cosa crea? Genera contatti qualificati e ti fa acquisire il primo cliente pagante. Deve essere un'offerta a basso costo che ti faccia guadagnare poco o anche niente. Quindi un basso costo però con un grande valore percepito da parte del cliente. Un esempio potrebbe essere, per una società di consulenza, quello di vendere una guida pratica al costo di 27 euro, oppure quella di creare un'offerta come consulenza extra a un prezzo irrisorio di 99 euro. Questo ti permette di acquisire il cliente e far percepire il valore dei tuoi servizi al cliente stesso. Un altro esempio può essere quello di un produttore che invia in maniera gratuita, magari facendo pagare solo le spese di spedizione, una prova del prodotto. Questo riesce comunque a fidelizzare il cliente perché ha pagato un importo per avere il prodotto stesso. Devi vincere poco oppure anche perdere un po' per acquisire il primo cliente, quindi questa è la fase in cui non abbiamo alti margini, potrebbero essere anche nulli. In questa fase l'obiettivo è quello di convertire un perfetto sconosciuto in un cliente pagante, anche se per una piccola cifra,
questo cliente si fiderà di te perché ha già verificato il valore del tuo servizio o del prodotto che stai vendendo. Passiamo al secondo centro di profitto. Questa è l'offerta principale, ovvero il core business della tua azienda. Questo è dove si concentra tutto il valore dell'offerta che tu stai dando al tuo cliente. È qui che incassi il vero profitto e il margine operativo. È l'offerta che il tuo cliente deve acquistare dopo aver provato il tuo prodotto, dopo aver visto il valore del prodotto, quindi del primo centro di profitto, cioè l'offerta base. Questa è l'offerta principale del tuo servizio. La cosa positiva è quella che non stai vendendo a un perfetto sconosciuto, stai vendendo a un cliente che già ha pagato il tuo servizio, quindi disposto ad acquistare ancora da te. Nell'offerta principale, quindi il core business, devi concentrare tutti i tuoi sforzi e renderla il più efficiente possibile, perché questa è quella che ti genera la scalabilità e il margine più alto. Ma se ti fermi qui, non sei uscito ancora dalla trappola del fatturato. Passiamo al terzo centro di profitto, chiamato anche il moltiplicatore di valore. Questo è il punto in cui l'azienda diventa veramente ricca. Questo centro di profitto si chiama anche back-end e rappresenta un'offerta ad alto valore. Serve a massimizzare il valore del tuo cliente e a generare un flusso di cassa ricorrente, senza sostenere alcun costo di acquisizione per il cliente. Sono prodotti o servizi che risolvono problemi successivi all'acquisto del core business, ovvero dell'offerta principale, o garantiscono una continuazione nel tempo del beneficio. Il tuo cliente è già tuo, ha già provato il tuo servizio, è contento di comprare da te, adesso devi mantenerlo. Sai cosa significa? Che il costo di acquisizione del cliente è zero. Tutto quello che guadagnerai in questa fase è tutto profitto. Ci sono 3 modi per creare il back-end, ovvero l'offerta di grande valore, la ricorrenza creando un abbonamento, l'upgrade, passare da una soluzione base a una soluzione VIP, quindi un percorso più intensivo, o i consumabili, materiali o prodotti che ti servono per utilizzare il prodotto base. Un esempio pratico sono le testine dei rasoi che per utilizzare praticamente la parte centrale bisogna riacquistarle, oppure il ricambio per lo Swiffer. Ci sono tantissimi prodotti sul mercato che hanno questa soluzione, questo terzo centro di profitto. Quando hai creato questi 3 centri di profitto hai una stabilità economica, perché acquisisci sempre nuovi clienti con la prima fase, solidifichi la soddisfazione del cliente con l'offerta base e poi crei un guadagno ricorrente con la stessa base clienti. Non parti e riparti ogni mese da zero, ma continui a guadagnare su quello sul lavoro che già hai fatto precedentemente. Lavorare con questi 3 centri di profitto non significa solo guadagnare di più e quindi fidelizzare il cliente e dare più servizio al tuo cliente, ma bensì creare un'azienda resiliente. Questa struttura ti permette tra l'altro di poter fare degli aggiustamenti nel tempo, quindi se il front-end non ti funziona bene o uno dei 3 centri di profitto non è efficiente, ti permette di avere il tempo per sistemare l'offerta e rimodularla senza dover perdere fatturato, perché un'azienda strutturata su più centri di profitto ha la possibilità di rivedere alcuni senza dover rinunciare al guadagno sugli altri. Tu non devi cercare nuovi prodotti, ma devi abbinare ai prodotti che hai altri centri di profitto che ti permettono di ottimizzare la tua offerta e di non dover trovare sempre nuovi clienti, ma utilizzare la base clienti che già hai. Ti faccio un esempio: se sei un fabbro che si occupa di sicurezza all'interno delle case, l'offerta base potrebbe essere quella di verificare la sicurezza delle porte d'ingresso delle case, quindi con un'offerta base di 40 euro, verificando il corretto funzionamento della sicurezza. L'offerta principale dell'azienda è quella di installare nuove porte blindate all'interno delle case. Potresti completare con il terzo centro di profitto offrendo una soluzione di abbonamento annuale
per 199 euro, che è un contratto annuale di manutenzione della porta in caso di malfunzionamento e di sblocco nel caso in cui dovesse essere bloccata. 3 entrate diverse, 3 centri di profitto diversi, stesso cliente. In questo caso passi dall'essere un venditore in affanno che ogni giorno deve trovare nuovi clienti a un imprenditore che ha creato una struttura stabile che genera e rigenera sempre profitti. Quando hai strutturato l'azienda così, non diventa solo scalabile, ma diventa anche resiliente al mercato, quindi nel caso in cui ci dovessero essere dei problemi o dei rallentamenti sul mercato, l'azienda non muore, riesce comunque a mantenersi in quel periodo di tempo in cui magari deve rimodulare l'offerta o il servizio o il prodotto. Quindi esci da questa trappola del fatturato e riprogetta la tua azienda non più come una azienda monoprodotto, ma un ecosistema di valore per i tuoi clienti. Adesso voglio vedere come applichi questo sistema a 3 centri di profitto. Scrivi nei commenti il tuo core business e fammi sapere come hai pensato di avviare gli altri 2 centri di profitto, ovvero il back-end e il front-end. Se questa visione strategica ti ha dato nuove idee per poter sviluppare in maniera diversa l'offerta della tua azienda, lascia un like ed iscriviti al canale. Ogni settimana ci saranno nuovi video che ti aiuteranno a diventare un imprenditore consapevole di successo e in particolare la prossima settimana utilizzeremo questi 3 centri di profitto per parlare del pricing strategico. È lì sì che i tuoi margini si moltiplicheranno. Ci vediamo al prossimo video e buona strategia! Se ti dicessi che puoi aumentare il profitto della tua impresa e non necessariamente il numero di vendite, ma applicando soltanto una giusta strategia di prezzo, come fai a sapere se il prezzo del prodotto o del servizio che stai vendendo sul mercato è il prezzo giusto per te, il prezzo strategico sia per i clienti che per te come margine di profitto sul prodotto? Quante volte hai fissato il prezzo ad occhio oppure ti sei regolato solo in base alla concorrenza? Questo è un errore che molti imprenditori fanno, in quanto prima di fissare un prezzo o di stabilire il valore del prodotto o del servizio che stai vendendo, è necessario che tu calcoli il costo di produzione o comunque a quale costo tu lo stai producendo. Molti imprenditori fissano il prezzo basandosi su 3 concetti fondamentali: in base alla concorrenza, in base a quanto pensano che il cliente sia disposto a pagare e in base alla loro esperienza. Il risultato quale potrebbe essere? Quello di fissare un prezzo troppo basso che erode i margini e quindi il profitto stenta ad arrivare in azienda, oppure un prezzo troppo alto per cui i clienti non sono più disposti a pagare, quindi si ha la perdita di una clientela. Qual è il vero prezzo o il prezzo strategico da applicare sul mercato? C'è sempre una via di mezzo. Prendiamo un esempio reale di un'azienda americana di cioccolato artigianale, la Rocky Mountain Chocolate Factory, un'azienda artigianale di cioccolato americana. In pratica ha modificato il prezzo in base alle fluttuazioni del cacao, che negli ultimi anni è stato molto variabile. Questo ha portato un aumento del 200% di profitto dell'azienda. Questo dimostra che in alcune realtà e in alcuni settori il prezzo dinamico è la migliore strategia da applicare al prodotto o servizio che si vende. Un altro caso che possiamo analizzare è Uber, che nel 2022 ha inserito i prezzi anticipati, ovvero va a calcolare il prezzo anticipato della corsa e i costi relativi per ogni conducente. Questo ha permesso appunto di limitare le perdite e aumentare i profitti. Un altro caso di cui voglio parlare è un caso italiano, Eataly, il marchio di food retail. Questa azienda ha rivisto alcune linee di prodotti per cui il cliente era disposto a pagare di più e ha modificato leggermente i prezzi, aumentando in maniera esponenziale i profitti su quella linea di prodotto. Il valore percepito del cliente era superiore rispetto al prezzo attuale. Questo ha fatto sì che i profitti potessero veramente crescere in maniera esponenziale in quelle linee di prodotto. Ora parliamo del concetto fondamentale: il margine di contribuzione. È quel numero che ti permette di stabilire una strategia di prezzo corretta, ovvero il margine di contribuzione non è altro che la differenza tra il prezzo di vendita e i costi
che vengono sostenuti per produrre quel prodotto. Quindi i costi legati direttamente alla vendita e alla produzione di quel prodotto stesso. Conoscere il margine di contribuzione ti permette di applicare una strategia di prezzo efficace all'interno della tua impresa, perché ti dà la possibilità di capire quanto puoi giocare sul prezzo e sulla strategia di prezzo del tuo prodotto o servizio. Facciamo un esempio pratico: un'azienda di software che vende l'abbonamento per l'utilizzo di un software a 50 euro al mese. Consideriamo che i costi di assistenza e di produzione di questo software siano pari a 5 euro. Di conseguenza il margine di contribuzione in questo caso sono 45 euro per abbonamento al software venduto. Questi 45 euro, quindi il margine di contribuzione di ogni prodotto poi venduto, andranno a coprire i costi fissi dell'azienda. Il margine di contribuzione di ogni prodotto venduto poi servirà per generare profitto per l'azienda e coprire tutti i costi fissi. Senza questo numero, ovvero il margine di contribuzione, rischi di applicare dei prezzi troppo bassi a scapito della redditività della tua azienda. Un altro esempio reale che potremmo fare è l'azienda HubSpot, che è l'azienda di marketing e vendite. Questa azienda ha segmentato la sua offerta in diversi livelli, in modo tale da aumentare la soddisfazione dei clienti e dividere il servizio in base al valore percepito del cliente stesso. Questo cosa ha creato? Ha creato maggiore redditività, perché ci sono vari prezzi per i vari servizi, è un livello di soddisfazione più elevato, a parità di clienti. Adesso facciamo un esempio più pratico ancora. Parliamo di un artigiano che produce 100 pezzi al mese. Ogni pezzo costa 60 euro e lo vende a 100 euro. Il margine per pezzo di prodotto è di 40 euro. Il profitto totale è 4.000 euro al mese. Se aumenta il prezzo del 10%, quindi da 100 a 110, il margine per pezzo diventa 50, quindi il profitto reale totale passa da 4.000 a 5.000 al mese. Anche se perde il 10% dei clienti, vendendo 90 pezzi a 50 euro di margine, il profitto è comunque maggiore, 4.500 euro. Questo dimostra come piccoli aggiustamenti di prezzo, quindi una strategia di prezzo adeguata alla tua impresa, possa notevolmente aumentare la redditività mantenendo la stessa base clienti. Un altro esempio pratico potrebbe essere un ristorante che vende 200 piatti a 10 euro l'uno, con un costo diretto di 4 euro per piatto. Quindi intanto il margine sarà di 6 euro per piatto e il totale delle vendite sarà 1.200 euro per coprire i costi fissi. Aumentando il prezzo da 10 a 11 euro, il margine diventa 7 euro e il totale sale a 1.400 euro. Anche se alcune persone non ordinano più per l'aumento del prezzo, il profitto complessivo cresce. Un altro esempio pratico potrebbe essere quello di un personal trainer che vende pacchetti da 10 lezioni a 300 euro, con costi diretti di 50 euro e un margine di 250 euro. Aumentando il prezzo da 300 a 330, il margine sale a 280 euro e il guadagno complessivo aumenta anche se qualche cliente rinuncia. Per applicare subito il metodo nella tua impresa ci sono 4 passaggi fondamentali che devi applicare. Il primo: calcola il margine di contribuzione dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi che stai vendendo in questo momento sul mercato. Analizza la sensibilità al prezzo dei tuoi clienti. Quindi se il valore percepito del tuo prodotto o del tuo servizio è maggiore rispetto al prezzo di vendita attuale. 3. Sperimenta con piccoli aumenti di prezzo del 5 o del 10% e vedi la reazione dei tuoi clienti, quali differenze ci sono, quindi quanti prodotti vendi in meno. 4. Utilizza una strategia di comunicazione del valore del tuo prodotto o servizio nei confronti dei tuoi clienti, quindi parla chiaramente del valore di quello che tu stai vendendo. Ricorda, smettila di fissare i prezzi a caso o di sottovalutare il tuo lavoro. Una piccola variazione di prezzo può modificare l'intera redditività della tua impresa. Il prezzo giusto non è un costo, è una vera e propria leva strategica, ti permette di moltiplicare i risultati senza dover necessariamente moltiplicare le vendite. Ora tocca a te. Prendi il prodotto o servizio più venduto e fai questo esercizio.
calcoli il margine di contribuzione, successivamente fai un aumento del 5 o del 10% del prezzo e vai a calcolare l'effetto che questo aumento ha sul tuo fatturato e poi vai a calcolare qual è l'effetto sul profitto della tua impresa. Poi fammi sapere nei commenti come hai applicato il metodo e cosa sei riuscito ad ottenere a livello di profitto. Oggi vogliamo andare a scovare con maggiore dettaglio quei costi che riempiono il conto economico e che vanno a far diminuire sempre di più l'utile e quindi il profitto della tua azienda. Costi che stai affrontando, continui ad affrontare, ma che magari non aggiungono valore né all'impresa né alla gestione e né al cliente finale. Ti assicuro che per un imprenditore identificare uno spreco non è solo risparmiare, ma aumentare il profitto a parità di vendite. Se sei pronto ti darò 3 trucchi fondamentali da applicare, quindi pratici, per scovare questi costi nascosti a partire da subito. Trucco numero 1. L'analisi zero base. Questo è lo spreco più comune e più facile da trovare. Quante volte hai attivato un abbonamento mensile, annuale, di un software o di un servizio che magari all'inizio era gratuito e poi è diventato a pagamento e tu hai continuato comunque a mantenerlo sul conto economico? Questo è il meccanismo dello spreco. Ogni licenza, ogni servizio che tu non utilizzi o che non porta valore all'azienda, né nella gestione, né nella produzione, né tantomeno al cliente finale, è un costo che rappresenta uno spreco, quindi da eliminare. Potrebbe essere una licenza software o un servizio cloud che tu non utilizzi completamente. La soluzione immediata è quella di applicare il sistema zero base. Significa che ogni costo che tu stai affrontando, quindi ogni costo ricorrente, deve essere giustificato. Deve essere giustificato come se lo stessi affrontando per la prima volta. Quindi domandati: se oggi dovessi attivare questo servizio, lo attiverei? Quali vantaggi potrei trarne dall'attivazione di questo servizio? Quindi iniziamo con la mappatura. Apriamo un foglio Excel e scriviamo tutti i costi ricorrenti che la nostra azienda sta affrontando in questo momento, quindi costi che sono settimanali, mensili, trimestrali o annuali. Includi software gestionali, strumenti di marketing, servizi cloud, licenze per il team e persino utenze se non necessarie. Metti in discussione ogni euro che si trova su questo file. Per ogni voce fai queste 2 domande cruciali, ovvero: quale problema risolve esattamente e se lo sta continuando a risolvere? Se dovessi riattivarlo oggi, lo rifarei allo stesso costo e negli stessi termini, oppure potrebbe essere un costo da eliminare? Ottimizza o taglia il servizio. Se utilizzi solo parte del servizio, informati se ci sono delle tariffe inferiori con un servizio più consono a quello che tu utilizzi realmente. Oppure, se superfluo, cancellalo completamente dalla lista dei tuoi costi. Un esempio pratico potrebbe essere per uno studio di consulenza un sistema di intelligenza artificiale che va a creare dei contratti o va a rispondere a delle mail oppure va a rispondere a dei messaggi che arrivano direttamente come contatti sulla pagina della tua azienda stessa e che non viene utilizzato. Oppure un altro servizio potrebbe essere un cloud che ha una determinata capienza e magari tu potresti passare alla tariffa inferiore in quanto ne utilizzi solo una decima parte di quello che ti mettono a disposizione con la tariffa attuale. Trucco numero 2. Questo trucco lo possono applicare tutti: la rinegoziazione a pressione sul fornitore. Se mantieni sempre lo stesso fornitore per anni, sicuramente non avrai un premio fedeltà, ovvero il fornitore non avrà nessun interesse nel proporti una scontistica, un prezzo inferiore dei prodotti che stai acquistando attualmente. Quindi qual è la strategia giusta da utilizzare? Il meccanismo dello spreco in questo caso è questo: il prezzo opportunità è la differenza tra il prezzo a cui stai acquistando adesso il prodotto o servizio dal tuo fornitore meno il prezzo sul mercato che potrebbe essere più vantaggioso per te, quindi l'offerta migliore. La fiducia è importante, ma il tuo fornitore, se sa che non ti sposteresti facilmente a un altro fornitore, non ha alcuna intenzione di ridurti il prezzo a cui stai comprando il prodotto e offrirti un prezzo migliore, più agevolato per te. Lascia che la concorrenza in questo caso faccia il lavoro per te.
Le fasi da applicare sono le seguenti. Prima fase è identificare i top 5. Questo cosa significa? Identificare i 5 prodotti o servizi che tu in questo momento stai acquistando in quantità più elevate in azienda, la base dei tuoi consumi e degli acquisti in azienda. Numero 2, genera concorrenza, ovvero contatta 2 o anche 3 fornitori sul mercato e chiedi per quei 5 top, ovvero per quei 5 prodotti o servizi, un preventivo. Non limitarti a chiedere un preventivo generico, ma un preventivo vincolato, ovvero vincolato anche ai consumi che tu in questo momento stai facendo di quei prodotti o servizi. Questo sarà la vera base per la tua negoziazione con il tuo fornitore. Fase 3, che è l'ultima fase conclusiva, è il confronto e l'ultimatum al tuo fornitore di fiducia. Vai dal tuo fornitore storico con questi preventivi non generici ma specifici e vincolati e chiedi una riduzione di prezzo, di adeguare o il prezzo alla migliore offerta oppure di fare un significativo sconto. Poi qui sta a te se scegliere comunque la fedeltà del fornitore, quindi il costo opportunità quale sarà il tuo, quello di mantenere comunque una fornitura con il fornitore storico, oppure se sei pronta al cambiamento puoi scegliere il fornitore che ti ha fatto il miglior prezzo di mercato. Questo è l'unico modo per ottenere il taglio massimo sui tuoi costi. Un esempio pratico potrebbe essere quello di un e-commerce nei confronti di un fornitore, il fornitore più importante che è quello appunto di spedizioni. Potrebbe esserci un sistema integrato tra l'ordine nell'e-commerce e l'invio diretto della richiesta per la spedizione, quindi potrebbe essere molto più difficile magari passare da un fornitore con cui hai lavorato per anni a un nuovo fornitore per cui devi considerare l'integrazione del sistema con un altro spedizioniere. In questo caso il costo opportunità potrebbe essere quello di chiedere preventivi ad altre 2-3 aziende e presentarsi con un preventivo vincolante e vincolato sulle quantità di spedizioni mensili che l'azienda ha fatto negli ultimi 2 anni. Il proprietario dell'e-commerce potrebbe scegliere di mantenere comunque il fornitore storico, però chiedere una riduzione significativa di prezzo a fronte degli altri preventivi, oppure scegliere sul mercato il preventivo più basso e cambiare tutto il sistema di gestione. Un altro caso reale che ha fatto da padrone negli ultimi anni per le piccole e medie imprese è stato il costo dell'energia elettrica. Prima molto sottovalutato, comunque non considerato, ma negli ultimi anni è diventata una voce di spesa molto importante perché sono aumentate le tariffe sia energetiche, quindi sia di luce che di gas. Un ristorante i cui consumi possono essere abbastanza rilevanti in base anche alla metratura e al fatturato medio mensile di energia, di luce e di gas, e potrebbe avere un risparmio rilevante cercando sempre sul mercato la migliore offerta. Trucco numero 3. L'ispezione a vista del flusso di lavoro. Questo è lo spreco più insidioso da trovare perché non si misura solo con numeri e valori economici, ma con il tempo, quindi qua si analizza lo spreco di tempo all'interno del flusso di lavoro. Il meccanismo dello spreco in questo caso riguarda le inefficienze operative, quindi quanto tempo i tuoi operatori, i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti perdono nella gestione di passaggi inutili che si potrebbero benissimo non fare o automatizzare. Questo spreco blocca la crescita da un lato, c'è una dispersione di tempo dei tuoi collaboratori che vengono anche frustrati dal fatto che devono fare dei lavori che potrebbero essere benissimo automatizzati in alcuni casi. Quindi la soluzione immediata è la mappatura del processo. Quindi scegli un processo critico, un'attività che assorbe molto tempo e che coinvolge almeno 2 persone del tuo team. Mappa i passaggi in dettaglio, quindi descrivi in maniera accurata o crea un flusso, disegna o scrivi tutti i passaggi di questo flusso di lavoro che vengono eseguiti, scrivi chi fa cosa, quando e perché. Per ogni passaggio mappato chiediti perché lo faccio, posso farlo diversamente, se non lo faccio cosa succede, è solo un'abitudine, un obbligo di legge oppure se è un'abitudine posso automatizzarlo. Ogni passaggio che non aggiunge valore né al cliente né alla tua azienda e non è obbligatorio per legge, puoi eliminarlo. Se è necessario ma ripetitivo,
Puoi vedere se ci sono delle soluzioni sostituendolo con un software. Se mi hai seguito fino a qui, significa che stai prendendo sul serio la gestione della tua azienda e hai intenzione di imparare ciò che ancora non conosci. Non ti accontenti solo a firmare i bilanci, ma vuoi veramente comprenderli e capire la salute della tua impresa. Ricorda, la gestione è una caccia costante di costi che rappresentano solo sprechi. Non è un'attività da fare una volta l'anno, ma è un'attività quotidiana. Ogni costo tagliato non è un sacrificio, è un aumento diretto di liquidità e quindi di profitto. Il mio invito per te è questo: non aspettare domani, scegli fin da subito di applicare il metodo e scovare i costi che rappresentano solo degli sprechi per la tua azienda.